La stanza era troppo silenziosa per contenere tutto quel dolore. Non il tipo di silenzio che rilassa, no. Era un silenzio che schiaccia, che ti si posa addosso come polvere vecchia, come un segreto che nessuno ha il coraggio di dire ad alta voce. Kurt lo sentiva nelle ossa, nelle dita, nella gola secca. Era seduto lì con la chitarra tra le mani, mentre le luci calde dello studio cercavano inutilmente di addolcire l'aria. Ma certe cose non si addolciscono. Certe cose restano crude, come una ferita che non ha mai smesso di sanguinare. Il pubblico era lì, a pochi metri, eppure sembrava lontanissimo. Volti indistinti, occhi puntati su di lui come fari nella notte, aspettavano qualcosa. Una canzone, certo, ma anche qualcosa di più, qualcosa che lui stesso non era sicuro di poter dare. O forse sì? Forse era proprio quello il problema. Kurt abbassò lo sguardo sulla chitarra. Le corde erano fredde sotto le dita. Inspirò lentamente, ma l'aria sembrava non arrivare mai davvero ai polmoni. Dentro di lui c'era un vuoto che non si riempiva, un eco che non smetteva di ripetersi. Where did you sleep last night? La domanda gli attraversò la mente prima ancora che la cantasse. Non era solo una frase, era un'accusa, una confessione, un sussurro nel buio. Era tutto quello che non riusciva a dire a nessuno. Le prime note uscirono fragili, quasi timide, ma bastò poco perché qualcosa cambiasse, non nello studio. Lì tutto rimaneva perfettamente controllato, ma dentro di lui. Dentro di lui qualcosa si spezzò. La voce arrivò come un filo sottile teso al limite. Non era perfetta, non voleva esserlo. Era vera. Tremava, ma non si fermava. Ogni parola era un passo in avanti su un terreno che cedeva sotto i piedi. E mentre cantava, la stanza scomparve. Non c'erano più luci, né pubblico, né telecamere. C'era solo il freddo. Un freddo antico che sapeva di notti passate senza dormire, di pensieri che si aggrovigliavano fino a soffocarti. C'era un letto vuoto da qualche parte e un'ombra che si muoveva nella mente. C'era il suono di passi lontani e la sensazione di essere sempre troppo tardi. Where did you sleep last night? La domanda tornava più forte. Non era più solo una domanda per qualcun altro, era per lui. Dove sei stato, Kurt? Non in questo studio. Non davvero. Era stato altrove, in posti dove nessuno voleva andare, in stanze senza finestre, dentro ricordi che non si potevano cancellare. Aveva cercato di scappare, di coprire quel rumore con la musica, con il successo, con tutto quello che gli avevano detto avrebbe riempito il vuoto. Ma il vuoto non si riempie, si espande. E così la sua voce cambiò. Non fu un passaggio graduale, fu uno strappo, come se qualcuno avesse tirato via il velo che teneva tutto insieme. La melodia si incrinò, si fece più aspra, più tagliente. Le parole uscirono con una forza che non chiedeva permesso. Non era più una performance, era una resa. E poi arrivò quel momento, quello che nessuno, nemmeno lui, poteva davvero prevedere. La nota finale. Non fu solo una nota, fu un urlo che non era rabbia, non completamente. Non era nemmeno solo dolore. Era qualcosa di più profondo, più antico. Era il suono della solitudine quando smette di nascondersi. Era la disperazione che prende forma, che trova una voce. Era tutto quello che non si può dire, condensato in un istante. Gli occhi di Kurt si spalancarono, mentre la voce usciva da lui come se non gli appartenesse più. Non stava cantando, stava lasciando uscire qualcosa che lo stava consumando da anni. E in quell'istante il tempo si fermò. Il pubblico non respirava, le luci sembravano più fredde. Persino l'aria si era fermata, sospesa tra quello che era stato
e quello che non sarebbe più potuto essere. Quando la nota si spezzò, non ci fu subito silenzio. Ci fu un eco che rimase lì, appesa tra le pareti, tra i corpi, tra i pensieri di chi aveva appena assistito a qualcosa che non si può spiegare. Kurt abbassò lentamente la chitarra. Non guardò nessuno. Per un attimo sembrò perso, come se non sapesse dove si trovava, come se fosse appena tornato da un posto da cui non si torna mai davvero. Poi batté le palpebre e la stanza tornò, il pubblico, le luci, le telecamere. Qualcuno iniziò ad applaudire, poi altri. Il suono crebbe, riempì lo spazio, ma non riusciva a cancellare quello che era appena successo, perché certi momenti non si cancellano, si imprimono, rimangono. Kurt sollevò lo sguardo per un istante, non sorrideva. Non sembrava sollevato. C'era qualcosa nei suoi occhi, qualcosa di fragile, qualcosa di irrimediabilmente lontano. Come se una parte di lui fosse rimasta lì in quell'urlo. Come se non fosse mai tornata indietro. E forse era così. Forse quella canzone non era solo una canzone. Forse era una domanda a cui non aveva mai trovato risposta. Where did you sleep last night? Forse la verità era che non dormiva da molto, molto tempo. Non davvero. E mentre gli applausi continuavano, mentre il mondo intorno a lui riprendeva a muoversi, Kurt rimase seduto ancora per un attimo, con la chitarra tra le mani e il cuore da qualche altra parte. In un luogo dove il silenzio non è mai davvero silenzio. In un luogo dove gli urli non finiscono mai. E anche se nessuno poteva sentirlo più, quell'urlo continuava, dentro.